Ciao e bentornato nuovamente al mio canale. Se sei nuovo, benvenuto, e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati. Regalami un bel like e lasciami sotto un bel commentino oppure semplicemente un cuoricino o un emoticon per farmi sapere che sei passato o sei passata. Oggi andiamo a sfogliare insieme questo libro di Donatella Ciotti che ho comprato veramente tantissimi anni fa, però come ti dico spesso magari lo puoi trovare anche di seconda mano. Lo voglio cercare su Amazon, ma parto dal presupposto che sicuramente non lo troverò. È della Fabbri Editori. Andiamo a sfogliarlo insieme. Parte introduttiva. Qui abbiamo i materiali che servono per realizzare le borse che sono all'interno di questo libro, attrezzi e supporti per il lavoro. Qui abbiamo la tarlatana, che è una borsa, come puoi vedere, che è stata realizzata in un tessuto trasparente. È veramente carina questa, da realizzare anche secondo me per fare dei regali, per esempio per mettere il regalino per un'amica, oppure non so, ecco, è un modo carino perché poi la persona li può riutilizzare, quindi invece delle classiche buste di carta possiamo realizzare noi le nostre buste personalizzate. Ci servirà questa tartalana e il tessuto Crystal per interni, quindi sono tessuti, possiamo utilizzare anche altri tipi di tessuti ovviamente, e tubicino in vinile di colore in tinta. Ecco, questi tubicini, io ne ho molti di questi tubicini perché prima facendo borse e vendendo le borse avevo fatto una bella scorta, infatti ne ho tra l'altro. Qua c'è tutta la spiegazione. Questa invece è un'altra borsa sempre molto particolare che puoi utilizzare o per l'estate, oppure anche questa per realizzare delle buste per, diciamo, per i regali, quindi adatto anche al periodo, diciamo, natalizio, oppure anche periodo pasquale, per un periodo di non lo so, per un compleanno di un'amica o via dicendo. È stato realizzata in rete con rose di seta. Quindi abbiamo le rose, le possiamo comprare e applicare al nostro piacimento, ed è veramente molto molto carina, molto molto bellina, mi piace tantissimo. Qui invece ci sono delle borse un pochettino più complicate perché sono state realizzate con dei decori, con degli strass, perline e via dicendo. Quindi qua c'è tutto quello che ci serve per poterle realizzare. Queste sono le borsette. Vedi, qua c'è tutto il procedimento per realizzare le borsette con delle perline. La stessa tecnica comunque la possiamo utilizzare, come vedi è stato utilizzato un fil di ferro e lo possiamo utilizzare per fare anche tante altre cose volendo, oltre che le borse. Poi qui abbiamo, ecco, le altre tecniche sempre per realizzare le borse. Tracolline preziose, ecco qua, molto carina anche questa, e che sono state realizzate con delle perle, sono sofisticate, dalle riflessi cangianti, sono delle piccole borsettine da sera che sono facili da realizzare, ma ci vuole un pochettino di pazienza, però sono veramente molto carine. Quindi magari se non riesci a reperire questo libro, magari ti posso dare anche delle idee, ecco, per le tue creazioni. Questa invece è originalissima, è stata realizzata con medaglie di rame, quindi sono state proprio assemblate queste piccole medaglie e da indossare in qualsiasi momento della giornata. Ma secondo me questo più che altro è una borsa, a meno che non la fai molto grande, è una borsa da sera. Bellina anche questa idea. E vedi, qua c'è tutta la tecnica come realizzarle. Qui invece sono proprio con le perline, quindi una vera e propria borsettine di lusso, ideale magari per delle serate importanti, per un matrimonio. Anche questa io ce la vedrei adatta per esempio una sposa. Ve la faccio vedere da vicino perché è tutta realizzata con delle perle che si abbinerebbero benissimo con un abito da sposa, ad esempio. Mentre queste le vedo più da sera, ecco, sempre da cerimonia, da sera, per una serata importante. E qui abbiamo, diciamo, tutta la tecnica per realizzarla. Qui non è tanto cucito, questo è più
una tecnica, diciamo, di creatività. Invece arriviamo un po' al cucito, diciamo più alla macchina per cucire, di morbida seta sono state realizzate, ma comunque tu le puoi realizzare anche in raso, in cotone, anche in altri tessuti, e andiamo a vedere insieme come si fanno. Ecco qua tutto il procedimento passo passo, e queste io le adoro, sono le mie preferite. Guarda, sembrano delle bomboniere, tra l'altro le puoi realizzare anche per delle vere e proprie bomboniere, magari per gli invitati al tuo matrimonio, ad esempio testimoni di nozze, e dentro puoi mettere, ad esempio, puoi mettere i confetti all'interno, perché guarda, sembrano difficili ma sono facilissime. Guarda che carina anche questa, fare la realizzazione del manico è facilissima, veramente molto carina. Qua invece sono stati utilizzati i bottoni per la realizzazione di questa borsa. Guarda che carino, veramente con i bottoni si possono veramente fare tantissime decorazioni. Qua ci insegna anche ad applicare i bottoni a calamita. Abbiamo solo di jeans, le ho viste in giro queste borse realizzate con degli avanzi di jeans, magari delle figlie che sono cresciute, ma anche nostri vecchi jeans che magari erano carini, e si possono proprio arricchire con, come in questo caso, l'applicazione di strass, con strass, perline e anche dei colori per tessuti, quindi si possono anche dipingere. E qui è tutta la confezione, che è semplicissima. Altre borsettine che mi piacciono molto, queste sono state utilizzate dei tessuti di seta. Magari puoi abbinare dei vari scampoli di tessuti, li puoi trovare anche nei mercatini, magari a poco prezzo. Come puoi vedere escono veramente deliziose anche queste. Ricami con perline, borse squadrate morbide, guarda un po'. E qua c'è tutta la realizzazione. Qua è più sartoriale, quindi ci insegna proprio bene come si fanno e si realizzano le borse. Ma invece borse tipicamente vintage, quindi hanno questa forma, diciamo, a sacchetto, ma diciamo che possiamo realizzarle anche per riporre magari dei gioielli, anche in questo caso fare dei piccoli dei porta oggetti da regalare, e qui sono stati realizzati in un prezioso velluto, ma ripeto, puoi utilizzare anche altri tipi di tessuti meno preziosi rispetto al velluto. Qua c'è tutta la realizzazione passo passo, e qui abbiamo altri, secondo me, diciamo borse che possono essere realizzate con degli scampoli di tessuto che magari ci sono o rimasti, oppure li troviamo anche in questo caso o di seconda mano, o ce li regala un'amica, e interamente ricamate a mano, scegliendo calde tonalità soft. Infatti questi sono dei tessuti di broccati con decori floreali e applicazioni di perline, ovviamente se ne hai voglia. Ovviamente anche qua è tutta la decorazione, qua ci spiega come possiamo decorare diciamo la borsa, le vari colori e trame, cioè i vari disegni, della borsa li possiamo diciamo impreziosire anche con l'applicazione di perline. E qui abbiamo pizzo e paillette, queste le adoro particolarmente, a me sono sempre piaciute le borse di pizzo. È una borsa che in questo caso è stata ricamata con perline e paillette, queste borse, sia nera che in questo colore bronzo, perfetta per una serata elegante. E anche qui abbiamo tutta la, diciamo, la realizzazione soprattutto dell'applicazione delle paillette e via dicendo. Queste sono le mie preferite in assoluto, perché io adoro tutto quello che è floreale, che ha fiori, mi piacciono tutti, sia il secchiello, sia questa tracolla troppo carina, e anche la borsettina tonda. Puoi anche acquistare eventualmente una borsa già pronta e applicare
applicare appunto i fiori. Ma guarda che carini fiori che sono di organza. Ecco qui, e qua ci spiega come realizzarla. I fiori non ci spiega, ecco, ritagliate un disco di 20 cm dal velluto e dalla fodera dell'ovatta. Qui non c'è spiegato come realizzare in effetti le rose, i fiorellini, ma è veramente facilissimo. Magari lo possiamo vedere in un tutorial, un semplice tutorial dove ti faccio vedere come realizzare proprio queste roselline in organza. Andiamo a un'altra borsa che è stata realizzata in feltro, e questa è diciamo è facile perché il feltro ha una certa robustezza, quindi questa ovviamente è stata decorata con questo bellissimo fiore molto molto bello, organza gialla, e vediamo qua invece ci spiega in qua già di più come realizzare il fiore, come applicarlo, e questo non l'abbiamo mai visto insieme, potremmo vederlo in un video semplicissimo. Qua abbiamo invece con le piume, io ne ho fatto una con le piume, che tra l'altro ho anche in vendita, se ti interessa la puoi trovare su Vinted. Seguimi anche sul mio Vinted, perché troverai veramente tantissime anche mie creazioni, ecco, a prezzo abbastanza insomma abbordabile. E qui abbiamo tutto, ecco il modello, tra l'altro anche in carta qua è spiegato, e qua tutto pelliccia, adoro anche la pelliccia. Quest'anno vanno molto le pellicce ecologiche, tutte ovviamente fake, mi raccomando, false pellicce, perché non vogliamo fare del male agli animali noi, no? E qua insomma è tutta la spiegazione, ecco qua come applicare a mano, ecco quella la tasca, qua come le asole attaccate con la cerniera, ecco le linguette della cerniera, ecco, tutto il passaggio. E questi invece sono degli esempi di velluti e damaschi, e quindi vediamo, ecco, queste io non le ho mai realizzate, le borse così, mi piacciono molto, però sono stile vintage e io non le uso, sinceramente non ci riesco a usarle, sono veramente troppo piccole, insomma non riesco ad indossarle. Qua c'è tutta la spiegazione passo passo. Qui invece abbiamo le borse shopping, che come puoi vedere si possono decorare in vari modi. Queste sono state realizzate in un lino naturale, lo puoi realizzare anche in una tela grezza che costa molto meno del lino, ed è la tela grezza viene venduta in varie grammature, quindi la puoi trovare anche abbastanza resistente. E qua possiamo sbizzarrirci perché diciamo borsa shopping semplicissima, possiamo effettuare dei ricami. Questo è sempre un ricamo appunto croce, possiamo utilizzare anche la macchina ricamatrice se ce l'abbiamo, oppure un'applicazione. E qui abbiamo anche dei punti, una sorta di piccola scuola di ricamo dove ci consiglia come poter ricamare. Questi sono molto utili perché questi li voglio imparare, perché è sempre bello imparare cose nuove. E questa invece pochette appunto smog, e anche queste sono uscite dal baule della nonna, sono carine perché queste, nonostante siano molto piccoline, si possono utilizzare anche come dei portatrucchi eleganti da mettere in borsetta, realizzabili in vari tessuti. Anche questi possiamo anche aggiungere una piccola tracolla oppure lasciarle così. E qui vediamo tutta la realizzazione del punto smock, che sinceramente io non ho mai fatto e credo che non lo farò mai fatto così, perché è veramente molto molto lunga la preparazione. Abbiamo invece una borsa all'uncinetto, quindi molte di voi so che si dilettano anche con l'uncinetto, piastrella nel classico punto, con il classico punto alto, con filo cotto numero 40 giallo, vabbè, il colore poi che vogliamo. E qui c'è tutta la spiegazione e abbiamo terminato.
Era un libro che ero da molto che volevo girarlo insieme a te, anche perché ero indecisa, perché ho detto non si trova magari più in vendita, però come vedi io ho deciso di sfogliarlo lo stesso, perché magari ti possono venire delle idee per fare dei piccoli regalini per Natale. Quindi se non la dovessi trovare di seconda mano, potresti comunque, io spero di averti dato delle idee interessanti. Io ti saluto, ti mando un grande bacio, ma ti invito a iscriverti al canale, la campanella, un bel cuoricino o un commentino qua sotto, un bel pollice alzato, non costa nulla, ma mi aiuti tantissimo, e condividi i video nei tuoi social. Mi raccomando, perché mi aiuti tantissimo a crescere sempre di più nel mio canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon cucito!